starci al suo posto e di riconoscere che stai in un paese che non è tuo. E quando lui si autodifende, tu basta che qua si parla di razzismo. Sotto di lei perché le vuole scaldare? No, non ci credo. Che c'è? C'è calmo. Mamma, è nero come il cagnolino. Ma perché chiude gli occhi? Perché è piccola, vuole dormire? E lo mettiamo a posto, va bene? Sì. Ecco che siamo nel secondo giorno. Ho fatto un altro pulcino piccolino. Cucciolo piccolo. Adesso lo metto insieme all'altro così loro si scaldano insieme. Per cui sono stata a casa mia delle mie origini, ogni volta quando torno lì, ogni volta è sempre qualcosa di magico, dove ti accompagna una specie di tristezza, dei ricordi, no? Che tu vuoi stare insieme ai tuoi genitori. Mi rimane così un grande insegnamento in tutto, perché quando io guardo, no? Ad esempio quando vado a casa della mia mamma, la mia mamma ha due case, no? Una vicino all'altra, perché lì così si usava, tipo di estate si sta in una casa e d'inverno in una casetta più piccola, e tantissimo giardino, no? E quando io torno lì e mi viene in mente la mia infanzia, perché io penso che ho avuto l'infanzia, se a me mi chiedi qual è stato il mio periodo più bello della vita, io dico la mia infanzia, perché ho avuto una infanzia stupenda, ho avuto veramente, ero una bambina molto felice, cresciuta in una famiglia sana, con dei principi, con dei valori, e vedo in quell'albero là, mi arrampicavo perché magari volevo prendere un uccello, o di là andavo sopra perché giocavo a guerra con i maschi della stessa, dei vicini di casa. Ecco, sono dei ricordi belli dove ti ne rendi conto che se oggi sei quello che sei è tutto grazie anche alla famiglia in cui hai vissuto, al posto in cui hai vissuto. Sono andata perché è stato il matrimonio di mia nipote, è la prima nipote che si è sposata.
e la nipote più grande, no? Sarebbe la figlia della mia sorella. Io ho una sorella e lei sta lì in Moldavia, è una dottoressa estetica, il suo studio, per cui a 50 anni magari qualche lifting garantito. Vabbè, sto scherzando. Per cui sì, lì ha il suo studio, lì è veramente molto amata e molto apprezzata sul suo lavoro. Per una zia, quando si sposa una nipote, è la stessa sensazione come che si sposa la tua figlia, perché io le mie nipoti li amo, li adoro, è un amore molto forte tra zii e nipoti, cioè veramente c'è qualcosa di molto speciale, un legame molto forte e profondo. Allora, nel mio paese si fanno i matrimoni molto grandi, anche di 300-400 persone, non c'è proprio questa usanza di fare. Invece i sposi hanno deciso di non fare tutto questo matrimonio, perché comunque è anche una moda, no? Che più hai meglio è e più la gente parla bene di tuo matrimonio. Loro hanno invitato soltanto i parenti molto stretti, questi sono i cugini e i zii, ok? Ha fatto proprio un matrimonio piccolo, ma con la nostra famiglia, quella più stretta, no? Con i parenti molto più stretti. La mia nipote lavora nell'esercito e anche suo marito, no? Vadim si chiama, e anche lui lavora nell'esercito. Adesso hanno fatto il matrimonio, solo che loro per lavoro vanno a vivere a Chicago. Ecco, magari facciamo un giorno un vlog a Chicago. Quello che manca di più dalla mia terra, ecco, quando si uniscono tutti i cugini, tutti i parenti. Poi guardate, io sono così fiera della mia famiglia, dei miei parenti, tutti sono persone in gamba, tutti hanno aperto un'attività, stanno bene, sono felici, vanno d'accordo in famiglia, proprio vedi anche i loro figli, no, che crescono bene. Poi guardate, chi è lontano da casa capisce molto bene il significato profondo di queste immagini, di stare a casa tua, di raccogliere un pomodoro dall'orto di tua mamma, di tuoi genitori, stare sul mangiare con i tuoi figli sullo stesso tavolo che magari hai mangiato tu tanti anni fa, quando eri piccola. Questa uva che ha un gusto tutto pieno di significato, tutto pieno di un sentimento molto profondo. Peccato che non riesco a descrivere la dolcezza e il profumo di questi fragole, sono meravigliosi, li avevo raccolti da poco e sono molto buoni. Adesso li pulisco, li do ai bambini con zucchero. Non importa, adesso mangiamo bene, che tanto penso che già le fragole dolci di quest'anno sono finite. Chissà come mai non andiamo a casa. Sopra ancora le fragole. È la fine del mondo. È la fine del mondo, non è vero. Sono dolci, eh? Sono buone. Ma questa qua è tutta intera. No? Non fa tutto. Sei stanca? Ma guarda cosa mi ha messo la nonna. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to.
Dalle mie parti adesso sono questi locali fatti apposta per il matrimonio e sono molto ben organizzati perché di sopra ci sono tante stanze. Ad esempio quando una famiglia arriva con i bambini piccoli, che li porti lì a dormire, ci sono le stanze con i letti, la doccia, è tutto ben organizzato. È molto curato, tutto verde, veramente sono rimasta molto contenta. Hanno scelto un locale molto semplice, ma con una panorama bellissima, e molto attenti ai dettagli. Mi è piaciuto tantissimo, veramente, ho trovato tutto così accogliente, elegante. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place. I just know. It could have been you. I don't care about the scene. I don't care about E con il locale è molto facile di trovare vari bottiglie di vino, perché per chi non sapeva, in Moldavia si trova la cantina più grande del mondo, che è molto bella. Ecco, magari se avrò la possibilità, quando tornerò, sicuramente andrò e farò un video, perché è veramente molto bello lì. ever since you found me. We the only thing I see. Forever and a day is you and me. And they can't replicate this unity. No pressure. I can see them watching and they try to do better. But you one in a million, you ain't average. Girl, I promise I'ma have you living lavish. Avevo soltanto detto alla mia sorella, quando vado al matrimonio voglio stare a tavola con i miei nipoti, per cui ero circondata da bambini, no, e dai miei nipoti, perché veramente mancano molto, no? Questi sarebbero i figli di mio fratello e anche della mia sorella. So I'll go anywhere. 'Cause I go. I got this picture in my Ho cambiato sottofondo del video perché comunque sono tutte le canzoni in lingua russa e magari che non può piacere a tutti, no, il ritmo delle canzoni, per cui ho cambiato con sottofondo così magari a piacere di tutti. a picture of you. A picture of you. A picture of you. Il matrimonio è stato nello stesso giorno che compie anni mio marito, proprio il suo compleanno, per cui abbiamo organizzato lì anche una sorpresa così che lui non si è aspettato, si è talmente commosso, c'è stata veramente una bellissima sorpresa. Oggi faremo un dolce proprio, mi viene a chiamarlo quasi quasi stellato, molto buono. Mi sono certa che riuscirete anche voi a farlo, soprattutto adesso per le feste, quando siamo a casa, no? Con la famiglia. Ecco, se volete provarlo sarà molto facile da fare. Adesso ho tolto tutti i pomodori, quelli che stavano qua, ormai la stagione è finita per loro. Avevo prima bagnato qua il terreno che faceva tanta polvere, era impossibile anche con la zappa di lavorare. Ho bagnato bene e ho messo un altro po' di radicchio, un altro po' di cappuccio, comunque giusto per sfruttare la terra. Dopo comunque devo mettere la cipolla, l'aglio, così in primavera, no? Di avere anche un po' di cose per mangiare freschi e buoni, cresciuti da noi.
mi fermo per un istante per lasciarvi il codice sconto di Tineco. Il Tineco è stato premiato, è stato considerato il migliore aspiralavapavimenti. Ecco, proprio loro sono molto forti per quanto riguarda anche di lavare le macchie più ostinate. No, insomma, loro sono numero uno per quanto riguarda aspiralavapavimenti. È uscito il modello nuovo che costa tanto, però io vi voglio fare ricordare i miei modelli vecchi e vi voglio anche farvi vedere come che sì, è cambiato i modelli. Quando cambiano, cambia ad esempio il display, magari diventano più innovativi, però dal mio punto di vista la potenza di aspirare è comunque la stessa, non cambia magari il design, magari vediamo più luce, però comunque sono buoni anche i modelli vecchi. Non guardate se costa di meno, allora lui non aspira e lava bene, assolutamente. Sono vari modelli, poi questo che mi voglio concentrare di più sull'oggi è proprio questo modello One S5. Guardate, io ritengo che questo modello è proprio giusto, né troppo vecchio diciamo e né troppo innovativo. Lui comunque c'ha il display che ci avvisa di tutto quello che è l'acqua sporca, di lava molto bene. Possiamo anche tutto controllare dall'applicazione. Ad esempio io quando faccio le decorazioni natalizie, no? Che in casa rimangono tutti questi brillantini, è molto facile perché comunque il pavimento non rimane tanto bagnato, lui lo lava molto bene, assorbe ogni brillantino sul pavimento, poi basta premere il pulsantino, lui si autopulisce da solo e non bisogna neanche sporcarsi le mani, per cui per me è questo il modello, è veramente ottimo, è ideale, ecco, per chi vuole un aiutino in casa. Vi lascerò anche un codice sconto. Il codice sconto non ha un grande vantaggio, però comunque è accumulabile ai sconti già presenti adesso sull'Amazon. E attenzione che i sconti sono veramente molto molto convenienti. Vi lascerò il link nella descrizione del video. Adesso facciamo un dolce con i lamponi. Tipo, facciamo prima per la base, ho messo le uova, ne mettiamo zucchero. Io qua già mi sono preparata la farina perché lo dobbiamo comunque setacciare. Metto 2 cucchiai di olio, qua dentro ho messo 3 uova. Mettiamo la farina un po' alla volta. A proposito, io il lievito l'avevo già messo qua dentro nella farina e anche un pizzico di sale. Adesso prendo un pezzo di burro e comunque sui lati vado a imburrarlo bene così non si attacca. Mettiamo i lamponi, metto l'acqua e il zucchero. Mescoliamo bene. Abbiamo bisogno di cioccolato bianco, meglio se trovate delle granule così fate prima a farli sciogliere. Che i nostri lamponi sono pronti e dobbiamo fare setacciare, che abbiamo bisogno soltanto del sciroppo senza semi. Grattiamo bene che così vedete come esce la polpa, guardate, bontà. Allora io qua ho già messo la gelatina nell'acqua fredda, in questo momento si sta anche scaldando, ho messo un po' di panna fresca a scaldarsi. Ho già scaldato la panna, l'importante è che non lo facciamo che inizia a bollire, bisogna soltanto che sia calda per riuscire a far sciogliere il nostro cioccolato.
Noi abbiamo messo il cioccolato freddo dentro, di conseguenza anche la panna si è già raffreddata, la temperatura ad esempio non so, da un 60 gradi l'abbiamo portato più o meno a 40-35. Ecco, quando abbiamo già una temperatura di circa 35-40 gradi, allora mettiamo anche la nostra gelatina, spezziamo, mettiamo qua dentro e la facciamo sciogliere. Versiamo tutto sul purè di lamponi che l'abbiamo fatto prima. Guardate che bel colore che abbiamo qua. Allora io comunque avevo messo nei lamponi, quando abbiamo messo a bollire, circa 80 grammi di zucchero. Voi ad esempio, se vedete che i lamponi sono un po' acidi, mettete anche 100 grammi di zucchero. Allora io qua mi sono già preparata tutto e mi sono messa già la pellicola che adesso dobbiamo versare. Guardate, io adesso ho fatto questo, il cerchio l'ho fatto leggermente più stretto della base della torta. La base ho provato a metterlo in mezzo per capire quanto largo deve essere il nostro disco di lamponi. Allora, se avete tempo potete portarlo anche in frigo a farlo raffreddare. Io lo porto in congelatore così faccio prima. Adesso lo insciroppo per bene. Comunque la pasta al biscotto con le ricette che io vi ho dato, lei comunque è bella umida, non è secca, per cui non c'è bisogno neanche tanto insciropparlo, perché sennò dopo diventa troppo morbido. E adesso prepariamo la crema. Aggiungo comunque la pellicola sui bordi, per questa, per avere una torta con un'estetica più bella. Poi lo chiudo, io mi sono dimenticata di farlo dall'inizio. Quando faccio più cose insieme così, vabbè. Qua dentro ho già messo la panna liquida, diciamo il disco che abbiamo fatto con i lamponi. Io voglio metterlo che lui stia in mezzo e mettiamo un po' di formaggio spalmabile. Formaggio spalmabile, aggiungo un po' di zucchero a velo. Si è scaldato anche il mio latte, la gelatina. Ecco qua, facciamo sciogliere la gelatina qua dentro. E adesso lo mettiamo in frigo o in freezer, giusto che si stabilisca un po', e così dopo mettiamo il nostro disco con i lamponi sopra in mezzo e dopo ricopriamo di nuovo con la crema. La nostra torta ormai comunque è stata un po' in freezer e adesso prendiamo il disco con i lamponi e proviamo a metterlo in mezzo. Ecco, il nostro disco sta in mezzo e comunque vedete c'è rimasto ancora spazio intorno, che adesso copriamo tutto con la crema. E adesso lo mettiamo in frigo per almeno 6-7 ore. Ok. Poi di menta da fuori, questa è quella che di solito si usa per i cocktail, perché ha il fiore molto più piccolo e ha un verde molto più acceso, per cui sarà bello per fare la decorazione per la nostra torta. Adesso mettiamo un po' di lamponi un po' a caso, così una più su, una più giù, insomma. Adesso vediamo come riusciamo a prendere soltanto la parte rosa per dargli un po' di colore. Anche questo marshmallow ha gusto di lamponi, per cui quasi quasi ci sta bene, va là. Sì? Anzi, questi più grandi li rompiamo, che così si vede anche la freschezza di questi lamponi. Voilà. Ecco qua.
qua ormai dipende dalla nostra creatività, dalla nostra fantasia, le torte. Però è molto importante anche l'aspetto della torta. Ok, molto carina. Fine così, si capisce anche quello che c'è dentro nella torta. Adesso la tagliamo e la vediamo com'è in mezzo. Eccolo qua. Vedete come abbiamo ottenuto proprio il disco dentro e sopra, bello? Veramente molto morbido. Adesso io provo comunque ad andare con il cucchiaino. Vedete com'è morbido. Anche la pasta al biscotto è inzuppata bene con il sciroppo, ma non tanto. Io l'ho assaggiata adesso, è veramente buonissima, si scioglie in bocca, è morbida, è molto delicata, e l'ampone la quantità giusta, il zucchero giusto, veramente molto buona. Oggi uscirà un video veramente molto spontaneo, con un pensiero molto sincero. Non avrei neanche mai creduto che avrei potuto parlare di un argomento così delicato, però penso che sarà utile a tanti di voi. Ho preso il telefono in mano giusto per rispondere anche a alcune email e sull'Instagram mi ha scritto una ragazza. Non dico che nazione è perché non voglio che in questo video si fraintenda qualcosa. Arrivano tanti di questi messaggi sia dalle persone straniere sia dalle persone italiane. Me ne rendo conto che forse sarebbe meglio di approfondire un po' come stanno le cose. Insomma, tutti dei racconti, osservazioni, pareri e domande per quanto riguarda l'integrazione qua, del razzismo, di tutto. E io mi ritengo una persona adatta per parlare di questo argomento. Perché adatta? Perché io comunque sono straniera. Vivo in Italia di tantissimi anni e penso che ormai ho capito perché un straniero si sente in qualche modo aggredito da una persona italiana, che in questo caso viviamo in Italia, e capisco anche perché una persona italiana possa averci con delle persone straniere. Ricevo sempre dei messaggi dalle persone straniere dove mi pongono la domanda: come mi sono integrata io qua, come si comportano le persone italiane con me, come mi sento io quando vengo aggredita. Non tutti questi discorsi per quanto riguarda il razzismo, la diversità di lingua, di accento, di tutto. A me proprio nella vita reale, no? Le persone, le coppie, soprattutto straniere, mi è capitato spesso che venivano da me con questa domanda: ma come mi trovo io in Italia? Come vedo io il popolo italiano? Come vedo io le situazioni? La difficoltà di vivere circondata, no? Io dall'inizio non riuscivo proprio a capire la logica di questa domanda e non capivo questi coppie che mi facevano questa domanda a cosa si riferivano e quale era la loro risposta, il loro pensiero, perché quando uno ti fa una domanda del genere loro hanno già anche la risposta, no? Di solito questo succede e sinceramente stavo un po' a pensare, no? Ma perché queste domande? Poi guardate, da quando io ho aperto il canale ho visto che queste domande mi arrivano molto più spesso, ok? Perché noi in privato ci raccontiamo anche delle cose delicate di tanti di voi, le situazioni molto delicate. Questo è anche per me un grande piacere perché vedo che avete trovato me anche una persona di fiducia a cui sfogarsi e a cui raccontare delle cose molto particolari. Io penso che non si tratta di alcun razzismo, no? Quando un straniero viene in Italia, giustamente dall'inizio magari non condivide il pensiero di un italiano, il modo di pensare, la mentalità del popolo, ci sta, no? Anch'io dall'inizio, quando sono arrivata, anch'io un po', non posso dire fatica, ma ho dovuto prima un po' studiare la situazione per capire come faccio a integrarmi al meglio in questo paese, perché la difficoltà dei stranieri per integrarsi qual è? Perché loro, no? La maggioranza che vengono soprattutto dall'est Europa, loro vengono comunque delle persone che magari nel loro paese hanno fatto, non so, dottoresse o ad esempio insegnanti alla scuola, o non parliamo di questi lavori dove ci vuole una laurea,
laurea, dove ci vuole comunque un certo livello intellettuale, e vengono qua e giustamente si trovavano a fare tutt'altro. Io penso che queste persone hanno sofferto molto, giustamente perché facevano i paragoni con quello che facevano nel loro paese e con quello che bisogna di fare qua. Per cui la rabbia e la sofferenza di queste persone li portava magari di avere comportamenti sbagliati. Erano arrabbiati con loro stessi. Io sono venuta, ho già raccontato anche in un altro mio video dove mi presento, io ho iniziato da zero, come hanno iniziato tutti. Io ho iniziato a fare babysitter, a dare una mano alle persone per pulire, per qualche signora anziana, però io non mi sono mai andata a scontrarmi con queste persone, perché anzi io sapevo, più mi farò vedere che so più di te, più mi farò odiare. Io sapevo che comunque sono qua, che devo lavorare e devo percepire quei soldi, quello che il mio paese non me li offriva. Di solito succede questo, che quando un straniero va a attaccare un italiano, allora va benissimo, giusto? Invece quando un italiano si autodifende, si difende, risponde alle provocazioni, allora qua si tratta di razzismo. Io non mi sono mai sentita esclusa, io non mi sono mai sentita attaccata, non mi sono mai sentita presa in giro, io non mi sono mai sentita assolutamente, e fidatevi che ne ho fatti tanti di lavori, varie situazioni, varie persone, per cui non mi è mai successo, ma non mi è mai successo perché io non ho voluto che accadesse. Vi spiego il perché. Ad esempio, quando uno sa stare al suo posto e soprattutto è una persona abbastanza reale, no? Realista, dove riesce a capire che tu comunque sei in un paese che non è tuo, ok? Guardate, io non mi sono mai sentita in difficoltà, ma vi spiego il perché. Non mi è mai successo nella vita di avere a che fare con una persona italiana, no? Anzi, vi dico anche un'altra cosa. Se guardiamo bene sul mio canale, ad esempio, io sono più stata attaccata dalle persone straniere, non dalle persone italiane. A me, anzi, le persone italiane mi hanno sempre difeso, ma sono stata molto attaccata, molto aggredita dalle persone straniere. E questo perché accade? Perché se io non sono riuscita, allora neanche tu ci devi riuscire, no? Diciamo soprattutto l'Est Europa hanno questa mentalità di paragonarsi, e per cui quando qualcuno riesce più di me, allora non va bene, allora c'è qualcosa che non va, allora lei qualcosa fa illegale se lei ha tutto questo successo, perché lei non può averlo, cioè tipo perché io devo rimanere ancora sullo stesso posto dove ero 20 anni fa, ma lei guarda, va in alto. Ecco, questa è la mentalità di tante persone dell'Est Europa. Però per fortuna non sono tutti così, perché io mi ricordo quando venivo attaccata dalle persone straniere, non dal mio paese, però non voglio dire neanche la razza di queste persone, perché non è per questo, perché ci sono delle persone buone e cattive in tutto il mondo. Però io notavo che quando venivano attaccata da quelle persone, stesse persone dal stesso paese mi difendevano, per cui non è che possiamo fare, no, un mescolio di tutti quanti, tutti sono uguali, ecco, attenzione. Però io non ho mai sofferto di sentirmi inferiore. Deve essere anche una malattia sentirti inferiore e attaccare, perché una persona quando ti attacca e quando ti provoca perché si sente inferiore e lui non lo vuole accettare, e che fa? Provoca, ok? E quando un cittadino italiano risponde alle provocazioni, allora lì è già razzismo. E guardate, non parlo così perché mio marito è italiano, no. Parlo così perché ho capito come stanno le cose. Mi arrivano dei messaggi sia dalle persone italiane sia dalle persone straniere con dei vari racconti, per cui ho un'idea ben chiara me la sono già fatta. Vi racconto un mio pensiero personale di come sono stata sempre da primo giorno che sono arrivata in Italia. Io nella vita non ho mai rotto le scatole a nessuno, mi sono sempre vista, ho avuto dei miei obiettivi da raggiungere e per me era importante che la mia energia va consumata sugli obiettivi della vita, ma non di stancarmi mentalmente e non di bruciare tutta la mia energia per andare a rompere le scatole a qualcuno, anche perché andare a rompere scatole a qualcuno, questo vuol dire di soffrire di inferiorità, e questa è una grande malattia per le persone, perché non vi fa vivere bene. Io ho sempre saputo stare a posto mio, nonostante io pago i contributi ai cittadini,
cittadini moldavi, italiani, romeni, io comunque sono consapevole che sono una persona straniera che sta in un paese che non è suo, e questo nonostante i miei figli sono cittadini italiani e mio marito è cittadino italiano. Non mi sento né moldava, né russa, né italiana, mi sento una persona che sta in un paese che non è suo, che deve accettare e deve stare alle regole del paese, un paese dove lavora, un paese dove cresce i suoi figli, dove abita. Vi racconto un altro caso, quello che mi è successo qualche giorno fa al supermercato, così riuscite a capire meglio cosa intendo io per starci al suo posto e di riconoscere che stai in un paese che non è tuo. Ad esempio, sono andata al supermercato verso la sera e mi serviva un po' di pane. Lo sappiamo bene che la sera già a una certa ora puoi anche non trovare più il pane. Mentre mi avvicino dove c'è scaffali con il pane, vedo proprio da lontano che era rimasta poco pane, ma proprio 2 pagnotti così piccoli di pane. Io mi avvicino per prendere l'ultimo pane, in quel momento là viene anche una signora di circa 55 anni così, per prendere anche lei il pane. Eravamo incontrati quasi così insieme, no? Davanti dove stavano quelle 2 pagnotti, e per un attimo ci siamo guardate. Io in quel momento là mi sono girata, ho fatto un sorrisino, mi sono allontanata, perché per me è giusto così. Per me è giusto che quel pane là l'avrà preso lei, in questo caso hanno loro la precedenza. Se noi riusciamo a lavorare su di noi, non bisogna andare a studiare la mente di cittadini italiani, ma bisogna soprattutto lavorare su di noi. Ecco, quando tu lavori su di te e capisci dove bisogna fermarsi, farsi un passo indietro, questo ti aiuterà, ma non che li fai vincere a loro, ma questo ti aiuterà a te nella vita di vivere meglio la situazione. Per cui io non mi sono mai sentita aggredita, in qualche modo messa in disparte, ma perché io non neanche ho avuto, diciamo che non mi sono neanche permessa a me stessa di arrivare a quel punto, a quei livelli, di andare a scontrarmi per le persone straniere, che loro giorno dopo giorno per loro è una lotta, no? Di stare lì a fare la gara, a farsi rispettare. In questo paese non c'è la gara di niente, non c'è, anzi dico che sono delle persone molto speciali, molto accogliente, anche perché se per noi un cittadino straniero quando arriviamo in Italia è già difficile di integrarsi in qualche modo con una mentalità che per noi è una novità, immaginiamoci le persone, i cittadini italiani che devono, come posso dire, devono abituarsi e anche loro in qualche modo accettare non una mentalità ma tante mentalità, perché noi siamo in tantissimi, di diverse nazioni, di diversi modi di pensare, di diverse culture, per cui chi di questi due in qualche modo hanno di subire di più? Sicuramente che non siamo noi. Un anno fa ho messo un video tipo dove davo dei consigli là, e soprattutto si sono molto fissati sulla frase dove ho detto che le persone invidiose, cattivi, negativi vanno tenuti lontani. E mi arrivano i messaggi da cittadini italiani, soprattutto dalle donne di una certa età, dove mi raccontano dei episodi che veramente ti fanno pensare, che veramente ti fanno preoccupare, no? Dove vengono comunque questi litigi con cittadini stranieri, ma perché le persone si sentono inferiori, le persone si sentono frustrate, le persone si sentono infelici, perché loro hanno questo atteggiamento di superiorità, hanno questo atteggiamento di prepotente, perché loro si autodifendono e vogliono tipo considerarsi migliori, vogliono considerarsi più forti. Guardate, vi dico un parere mio personale, io sono sempre stata dal parere che le persone che veramente ci hanno saputo fare nella vita, veramente intelligenti, veramente in gamba, allora loro sono nel loro paese, aprire le attività. Ecco, io penso che le persone che sono rimaste sul posto e sono riusciti comunque a superare, no, le crisi, a inventarsi qualcosa, quelle sono le persone veramente in gamba. Giustamente non parlo di casi se magari hai trovato la moglie italiana o il marito italiano,
sei già fatta la vita, no? Per cui io penso che comunque quando noi parliamo che una persona straniera va a rompere le scatole a una persona italiana, ma qua parliamo di pura ignoranza, qua parliamo di pura maleducazione, non è che parliamo di razzismo. Per cui per tutti che vengono qua e fanno i galetti, sono, diciamo, le persone che loro neanche nel loro paese non hanno saputo starci, no? A camminare con le loro piedi, a inventarsi qualcosa. Per cui cosa hanno fatto? Hanno immigrato, hanno trovato comunque lavoro, perché sapevano molto bene che comportamento che hanno loro nel loro paese non se lo possono permettere, perché in Italia se lo permettono, che sono comunque protetti dalla legge. Un'altra mentalità che all'est Europa sono delle, come posso dire, questa gara che si fa tra di loro. Ad esempio, puoi essere anche un semplice operaio, però vuole fare capire al mondo che tipo ha la vita molto privilegiata, no? Quando le persone mica sono stupidi, sanno, perché se tu sei operaio, tu hai stipendio di operaio, non è che tu puoi prendere in giro a qualcuno. In più vai a rompere le scatole a un cittadino italiano che comunque ti sta accogliendo nel suo paese. E che succede? Che quando lui si autodifende, tu basta che qua si parla di razzismo. Anzi, ho notato che tipo tanti imprenditori italiani che stanno veramente bene, che guadagnano bene, ecco, loro staranno più tranquilli, più cioè non si risaltano così, ecco, non fanno i galetti, che ognuno dentro di noi sa chi è e sa dove può arrivare, sa cosa può produrre nella vita, no? L'importante è che ognuno sa di stare al suo posto, e penso che quando ognuno fa i fatti suoi, no? Proprio lo dico così, quando ognuno sta al suo posto, ecco, non esistono questi litigi, perché ognuno fa della sua vita quello che vuole. È stato un discorso per aiutarvi, che voi cambiate il vostro modo di pensare, di vedere le cose, e non mi riferisco a tutti, ma mi riferisco soprattutto a quelli che soffrono di questa concorrenza, che soffrono, che si sentono messi in disparte, che si mettono, forse non è proprio così come noi vediamo, ma forse noi ci immaginiamo tutte queste cose così negative, forse noi vediamo quello che alla fine cerchiamo di vedere.